Buongiorno! Buongiorno! L'estate scorsa abbiamo fatto un straordinario viaggio in Olanda. Non vi facciamo elenco di tutto quello che abbiamo visto, perché comunque spero che almeno la maggior parte di voi ha già visto tutti i video. In ogni caso vi lascio l'elenco in descrizione. Abbiamo deciso di creare questo extra video divertente con la parte più interessante non soltanto dei nostri viaggi ma anche degli altri: cibo. Vi faremo vedere ogni singola clip dalla partenza alla fine. Prendete qualcosa da mettere sotto i denti perché non sarà facile arrivare in fondo se non avete mangiato. Buona visione! Ora, visto che c'è la coda, come da consuetudine, facciamo due cose. Prima è fare caffè. La seconda, se non sbaglio, è chiamare Beppe. Ovvio che dovete farlo a coda ferma, non quando si muove. Per noi conta anche il caffè, ma ho divorato anche una merendina velocemente perché la coda ha incominciato a muoversi. Andiamo fuori? Andiamo fuori. Buongiorno. In Germania c'è una marea di parcheggi ogni pochi chilometri dove trovate anche dei tavolini. Purtroppo questo è un po' più rumoroso, sì, perché è praticamente attaccato all'autostrada, ma di solito sono sempre un po' più dislocati. E siamo al caffè. Tu al secondo? Certo. Siamo riusciti a intrufolarci, magari riusciamo a entrare in qualche box. Guarda, qui entrano tutti, andiamo anche noi. Oh, qui si mangia. E dopo aver mangiato immancabili würstel, Quando sei in Germania? veramente buono. Devo provare anche il pane. Hanno utilizzato i box per fare il ristorante. E alla fine abbiamo raggiunto Olanda. Per essere più precisi ci troviamo nel Parco Nazionale di Hoge Veluwe. Qui potete anche mangiare e bere qualcosa, ma noi siamo portati dietro il nostro caffetozzo. Eccomi. Coffee time. Coffee time. Ci sediamo lì. Sì. È un po' ventoso, però il caffè si può prendere lo stesso. Dentro tutto il parco troverete tavoli da picnic dove potete sedervi tranquillamente, mangiare e bere quello che avete, però abbiamo notato che tutti gli altri come noi preferiscono trovare un posto così particolare fuori del mondo e prendere il proprio caffè o mangiare. Ci posso credere. Io li adoro i gabbiani. La navigazione verso l'isola di Texel è brevissima perché dura soltanto 20 minuti, mezz'ora con imbarco e sbarco. Wow! E questa è una tipica spiaggia olandese. Un pavilion, cioè un ristorante sulla spiaggia. Ristorantino è tutto pieno, c'è un profumino di pesce, niente male, però sono appena 5:30, quindi niente, dai, magari dopo. The next day. Wow. Are you open? Yeah, ok. Ma che bello, sono aperti. La terrazza meravigliosa ha chiuso. Andiamo di là. Allora, sul menù c'è scritto che ci sono alcune cose che si possono mangiare dalle 11 e le 11 sono passate. Poi ci sono alcune che si possono mangiare tra le 11 e le 16 e io ho chiesto una di quelle e mi hanno detto no, quelle si mangiano dopo le 16 e però è tutto in olandese. Prenderò anche un po' della tua. Sì. Qua purtroppo non danno tutte le tipologie della birra di Texel e mi sembra anche molto strano. Hanno soltanto quella abbastanza forte. E noi che siamo quasi estremi, cioè beviamo soltanto la birra leggerissima, lei addirittura solo Radler, non l'abbiamo presa, però Heineken va bene lo stesso. Comunque le cittadine sono pieni dei locali con profumini veramente invitanti, però non vuoi mangiare in un pavilion con questa vista qua. Pensavo di aver ordinato le cozze, invece sono gamberoni, va bene lo stesso. Partiamo con chips, questa è maionese, noi più buoni e non. E questa è l'altra salsa. Molto buona. Lo
goccettina di limone. E ora fish, tocca a te. Veramente, veramente buono. Questo è praticamente uguale a quello che abbiamo assaggiato a Harlem qualche anno fa ed è veramente buono, non è grasso per niente, pazzesco. Se volete veramente riposarvi una settimana, venite all'isola di Texel, ve lo assicuro che vi riposerete. Abbiamo preso dolce e caffè insieme, illi rigorosamente. Abbiamo preso una semplice panna montata, perché ogni tanto ci piace mangiare con il caffè, cioè mettere nel caffè a posto del latte. Però questa non sembra proprio, anche se probabilmente lo è, una panna da quella della bottiglietta che spruzzi. Non si sente quel gusto che sembra sempre metallico. Un'atmosfera veramente rilassante da vacanza. Ma ho visto un'immagine invitante. Il cappuccino va bene, il caffè macchiato un po' di meno, però biscotti e brownie sono buonissimi. È buonissimo. C'è la cannella, non capisco se sono le nocciole o che cosa, ma è veramente buono, a me piace la cannella. Il caffè magari non ha un buon aspetto, ma dopo averlo riprovato devo dire che va bene, è buono. Andiamo verso una gelateria che quanto pare è più famosa dell'isola di Texel, però c'è il mondo parcheggiato davanti, speriamo di trovare un posticino. In realtà questa non è una gelateria qualsiasi, questa è una agrigelateria presso una fattoria e quanto è famosa ve lo faccio vedere adesso. E speriamo che il gelato è altrettanto buono. Purtroppo tutto quello che abbiamo detto non si sente in quanto i vicini tedeschi litigavano così tanto che la GoPro, in questo caso, ha deciso di registrare soltanto loro. Il gelato è incredibile, ci sembrava di essere in Italia, ma ha preso caramel e stracciatella. Caramello, che dentro proprio petti di caramello. Speriamo che non ci vietano ingresso in città alta dove è stata inventata, ma stracciatella è pazzesca. No, infatti ho visto lo fanno dietro artigianale, stanno lavorando nel laboratorio, è buonissimo. E anche se sembra che dentro non c'è nessuno, la situazione in questo momento è questa. Quindi io sono stata fortunata a poter averlo preso dopo mezz'ora di attesa. Ora stiamo divorando la colazione perché alla fine intera attraversata da quando sei entrato da qua finché non esci dura 20 minuti. Ma neanche mi sa. No, stiamo già arrivando. Stiamo già arrivando. Sbarcati, direzione Alkmaar. Allora non abbiamo resistito a non fermarci in questo posto e mi sembra che le cose sono ottime, dopo le dobbiamo assaggiare. Abbiamo spazzato via tutto, possiamo andare. E noi andiamo avanti. Ma prima di proseguire dovremo mangiare qualcosa. L'orario di pranzo è passato da un po', quindi dividiamo qualche cosa, poi rifacciamo per la cena. E il nostro mini pranzo si è trasformato in un pranzo gourmet. E c'è pure anguria. Io ho chiesto una insalata mista e qua ce n'è per 3 persone. Il suo invece un burger extra large di Angus che dopo me lo farà assaggiare. No. È nostro. È nostro, infatti, vabbè, stavo per dirlo. Considerando che siamo in Olanda, in un posto mega turistico, praticamente davanti al lago, tutto questo piatto costa 15 euro e non mi sembra neanche troppo. Ma questi funghi fritti sono più buoni che ho mai assaggiato. Spettacolari. Abbiamo cercato di dividere qualcosa, ma dimmi com'è. Ma è buono, devo mangiare. Ora assaggiamo sto burger. Oddio. Burger di Angus. Of is het directiediner en komt ermee de rest? Buono, sì. Vado? Je weet het maar nooit als je de juiste tegenkomt. Een type. Buonissimo. Helikopter. È veramente buono. Cioè,
A parte che siamo stracontenti con quello che stiamo mangiando, però abbiamo visto che anche i locali mangiano qua dentro e nonostante, ripetiamo, sia un posto turistico, i prezzi sono più che buoni. Come ci insegna Nicolò, prima safari, non bisogna mai avanzare niente, quindi andiamo avanti con il pane finché c'è ketchup e maionese. Forse non sarà molto sano, però non bisogna avanzare niente. E per il dessert, anguria. Adesso chiediamo a qualcuno se ha voglia di finire di fare il giro di Volendam. Adesso andiamo a trovare il nostro dealer del formaggio preferito. Prima di fare qualsiasi acquisto potete anche assaggiare il formaggio. Allora? Questo è buono, non riesco a capire con cos'è, ma buonissimo. L'altro con finocchio che a me non piace, se no provalo tu. È buonissimo, provalo. Sì, è particolare, ma così piccolo pezzettino non mi disturba, è buono. Ma io preferisco quello primo. Preferisci quello primo? Vabbè. Nel dubbio uno ne prende 4, sono sicuramente di qualità, però i prezzi non sono molto popolari. In 3 diversi Buddha, 30 euro. Pesto? Sì, Buddha al pesto. Come ti sembra? Non mi piace. Questo è al, Aglio e le erbe. come ho detto prima, abbiamo più certitudini, però per fortuna li puoi provare. Col tartufo. Quanto si sente forte il tartufo? Che a me personalmente non piace. Pomodoro e olive? Però dopo quello di tartufo non sento niente, sento solo il tartufo. Insomma, me ancora quello con finocchio prima è piaciuto di più. Questo è natural. Ancora sono fan del natural. Questo è affumicato? Sì, latte di mucca. Questo è buono. E a questo punto finiamola con gli assaggi perché ci già vergogniamo abbastanza. Questo qua che mi è piaciuto di più. Sì, quello con i semi di cumino. Adesso lo assaggio di nuovo e ti posso confermare. Andiamo di là, Marken. Micio di Marken. Ciao. Ma quante coccole facciamo? Quante coccole facciamo? Se da questa parte del porto ci sono un po' di ristoranti, noi opteremo per queste pofiere, non lo so, piccole crespelline. E adesso siamo diretti verso Zaandam. Non abbiamo capito se è un bar, che cos'è, andiamo a vedere. C'è un profumo di canella, o mi sembra, di dolce. I profumi più forti arrivano da lì. Queste sono le scale che loro usavano per salire. Un'inclinazione per noi impossibile neanche da immaginare. E questo è impastatrice. E anche qua abbiamo attrezzi di altri tempi. Non è la fabbrica di Willy Wonka, perché qua fanno le caramelle, però i profumi sono quelli lì. Tutte possibili e immaginabili forme per fare i dolci. Non ho resistito. È il primo waffle per quest'anno. E come avete visto, questo è nello stesso momento un negozio, un laboratorio per i dolci E anche un museo. Ma intanto si può anche mangiare. all'interno del E museo. poi c'è la vista verso esterno dalla mezza porta. Ed è la prima volta da quando siamo arrivati, questa volta che abbiamo preso una wafla. Buffer. Ora la GoPro è un po' più dolce. La wafla era ottima, ha smesso di piovere. Andiamo avanti. Ci troviamo sul ponte più famoso di Amsterdam. I canali oggi sono un po' affolati e non c'è bisogno di andare in Giappone per prendere da mangiare dalle macchinette. E non abbiamo resistito, dobbiamo anche noi provare qualcosa. Adesso è un caldo. Eh sì. Perfetto. Vai Beppe, Proviamo anche questi panini, dai. dai prova. Vado? Vadi.
Tanto c'è l'ambulanza dall'altra parte. È andata via. Buono. Buono? Quando hai fame va bene. A questo punto provo anch'io. Però di poter dire che fa schifo sarebbe fatto più notizia, ma alla fine è mangiabile. Stai controllando le ultime? Sto guardando come sono ripreso. Ebbene sì, dopo 1 anno e mezzo di canale, quasi 2, è la prima volta che mi sento sacrificato al video. Diciamo che non era male, ma io non andrei a ripetere l'esperienza. No, vabbè. Almeno finché siamo in questa città. L'attrazione principale di questo tratto è il negozio che vende le patatine, le famose patatine di Amsterdam, quelle più famose in assoluto. Anche se riusciamo questi giorni ad andare in un altro posto a provare le altre patatine che abbiamo già provato, vi faremo un confronto diretto. Pesano 20 kg queste patatine. Sono belle grosse. Paole? Buone. Il ketchup è leggero. Sì, per fortuna. Però per una senza per vedere. Però se vuoi. No. Patatine. Hanno un gusto un po' diverso perché così grosse ovviamente che si friggono diversamente, ma non sono unte. No, non sono unte e per fortuna noi abbiamo pagato quelle fresche. Appena fatto. Appena fatte. Alla fine per 6,25 € ci hanno dato più o meno 1 chilo di patate e mezzo chilo di ketchup. Dicevo, anche se non dovessero piacervi, fate come noi, 6,25 € cena per 3. E ora vi facciamo vedere il confronto con le altre patatine. Se le patatine blu sono più famose di Amsterdam, queste qua sono decisamente più antiche, del 1887. Facciamo il confronto. Che dice? Io preferisco queste. Devo assaggiare di nuovo. Queste somigliano più alle patatine da noi, anzi una cosa in mezzo tra quelle lì e le nostre, perché comunque Sì. sono un po' più spesse. Sì. Consigliatissime. Devo confermare, preferisco anch'io queste. Che è successo? Non faccio poco. Ma ora torniamo dove eravamo rimasti. Io adoro Amsterdam. Questo è il nostro posto preferito per fare la colazione. Lo facciamo fuori o dentro? Oh, proviamo fuori? Fuori? Proviamo. Ok. Alla fine abbiamo optato per dentro. Profonda. E questo è un banalissimo cappuccio e brioche. Questo bellissimo bar si trova in un edificio storico che all'inizio era la porta della città, una pesa pubblica, facevano anche le esecuzioni, in un certo periodo fungeva anche da museo, insomma tantissime cose. Ecco, il croissant vi portano sia il burro che marmellata, così uno può scegliere, usarli tutti e due. Oggi è un bellissimo bar dove veniamo ogni volta quando siamo ad Amsterdam a fare colazione. Di solito mangiamo fuori, ma oggi c'è un vento piuttosto fastidioso, così abbiamo potuto anche farvi vedere come all'interno. Comunque i croissant sono fenomenali. E la quantità di marmellata e burro industriale. Non voglio sporcare il coltello. Per quello sporchi il cucchiaio. Credo che sia la confettura alle fragole. È buonissima. E mi danno pure il biscottino. E ora due cose. Prima è ovvio che questa colazione costa come 2 colazioni da noi, ma vuoi mettere? E la seconda, non metteteci più per favore le faccine di morte quando facciamo la colazione con cappuccio e brioche, perché da una parte non sapete niente di noi, seconda, ma non vi sembra così grave? Sembra una tipica taverna dei pirati olandesi. E visto che è arrivata l'ora della pappa e del pipì, andiamo a mangiare, ma questa volta olandese.
Appena arrivati al ristorante abbiamo sentito un baccano incredibile. Si trattava di un corteo protesta per la pace. Ma quello che ci ha divertito di più è che oltre a tutti i clienti presenti nel locale è uscito anche il personale a fumarsi una sigaretta con espressione che era in mezzo tra indifferenza, gratitudine per la pausa e il pensiero verso quelli che protestavano. Che buon tempo! Vabbè, ma in olandese. E niente, uno viene a mangiare e si trova in mezzo alla protesta per la pace. Questo è un tipico ristorante olandese dove potete trovare i piatti appunto olandesi. Noi siamo qui per questo. Abbiamo preso una delle cose tipiche. Io ho preso omelette con bacon e le verdure e lui c'ha una crepe sempre con bacon e formaggio. Ma noi qua siamo venuti sul sicuro perché abbiamo già mangiato. Beh certo, noi conosciamo tutti i posti. La sua crepe è gustosissima. Io le faccio spesso, non vi devo dire, è veramente gustosa. Il pasto è un po' più spesso, sembra che c'è più farina, ma è cotta bene. Potrei mangiarne un'altra. Crepe spazzata, passiamo all'omelette. Sono passata all'omelette, non saprei dire quale è più buona, dopo vi darei anche lui il suo giudizio, mi piace tantissimo. Anche omelette buonissima, però preferivo pancake. Ma sapete che siamo passati qui vicino ad alcuni ristoranti che fanno quasi esclusivamente le uova? È pieno, c'è la coda fuori. Spazzato via tutto, come al solito. Quello che noi abbiamo detto che il pranzo, caffè, birra eccetera è costato 34,50 €, in due ovviamente. Quanto pendono quelle case lì? E siamo arrivati a Haarlem. Andiamo in uno dei più famosi street food Olanda, per mangiare pesce ovviamente. Ma se pensate che siamo venuti qua per sentito dire vi sbagliate di grosso, qualche anno fa siamo inciampati in questo posto e soltanto in seguito abbiamo scoperto quanto è famoso e noi ci siamo trovati da Dio. Quindi è uno dei motivi per quali siamo ritornati a Haarlem. Ci ha fatto provare questo salmone. Fantastico. Si scioglie in bocca. Leggermente affumicato, ottimo. Do you suggest us to put something else on it or just to eat it plain with a bread? Oh, it was good. Good like this. Ok, Ok. yeah. Also with the bread? Yes, please. Are you hungry? Mi è venuta fame. Purtroppo sta piovendo e non ci sono posti fuori, ma ci accontentiamo. Quindi qui abbiamo il fritto. Merluzzo fritto, il panino con l'insalata di tonno e il panino con salmone affumicato. Ci aveva già fatto provare un pezzo di salmone, adesso lo provo così con il panino. Noi mangiamo il salmone affumicato, ma questo è veramente un'altra cosa. Abbiamo chiesto se mettere dentro qualcos'altro, tipo cipolla, cetrioli, qualcosa. Ci ha detto di no, mangiarlo così, semplicemente con il pane. Ordino un altro. Come direbbe Lucio, mondiale, pazzesco, spettacolare. Ma non è scontato. Ma l'altra cosa, la quantità del salmone che ha messo nel pane è proprio quella giusta azzeccata, che senti tutto. Sia pane che salmone. Lucio è di prima qualità, non si sente fritto, è leggerissimo. Buonissimo. Ma di cosa stiamo parlando? C'è anche la salsa, Salsina? che a me non piace. È un po' più acida per essere una salsa cocktail, però comunque potete A me scegliere piace. tra 4 tipi di A me salse. piace. Per portarmi nei bastoncini cinesi e odio mettere il legno in bocca. I bastoncini sono di metallo. E finiamo anche Merluzzo. Io sono già a posto, ma lei ha voluto anche il panino con il tonno. Io provo, tu mangi. Beh, volevo assaggiarlo, probabilmente anch'io lo assaggio soltanto perché anch'io sono già a posto, ma vedrai che buono. Buono, buono, buono. Altro che buono, era pazzesco come tutto il resto. Cosa ti ho detto?
specie di insalata di tonno, io la mangiavo sempre a Londra, era buonissima, ho provato tante volte a rifarla a casa, è impossibile. Ma questo posto non è per caso uno dei migliori street food olandesi. E che dire di questa casettina, l'adoro. Dimenticavo, tutto il pranzo, mezzo litro di coca compresa, l'abbiamo pagato meno di 20 euro. E questo che potrebbe essere ultimo caffè in Olanda potrebbe essere anche il migliore, perché anche in Italia è difficile che ti fanno un macchiato così buono. Primi hamburger dopo 2 settimane! E speriamo che non vi è venuta l'indigestione. Nel frattempo lasciateci un like, magari un commento e iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Alla prossima! Sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need.